ed è esattamente l'uso di questi pigmenti nuovi che rappresentano oggi una grandissima sfida per gli obiettivi di conservazione. Non si riscontrano solamente nei capolavori di Munch, ma anche ai suoi contemporanei, come ad esempio Matisse oppure Van Gogh. Buongiorno Sonia. Buongiorno Edda, come stai? Molto bene, grazie. Eccoci al nostro terzo appuntamento delle nostre conversazioni sui casi studio e oggi abbiamo un caso studio molto interessante su cui discutere. Lo vuoi anticipare tu? Molto volentieri, grazie. Il caso studio di cui parleremo oggi è frutto di una campagna di analisi molto importante da parte del MOLAB, che è un laboratorio mobile europeo finanziato dalla piattaforma Hyperion Cultural Heritage, che ha visto protagonisti vari stati dell'Unione Europea facenti parte di questo laboratorio e svariati strumenti. Il tutto per capire il motivo principale del degrado di un'opera molto importante, l'Urlo di Munch. Esatto, vogliamo innanzitutto ricordare che l'Urlo di Munch, la serie anzi dell'Urlo di Munch, è stata creata tra il 1893 e il 1916 in diverse versioni, quindi abbiamo sia le versioni in stampe litografiche, in disegni, schizzi e poi abbiamo le versioni in pitture e pastello. I due dipinti che meglio conosciamo, quelli che abbiamo studiato su tutti i libri, sono stati realizzati rispettivamente nel 1893 e nel 1910 e sono oggi custoditi alla Galleria Nazionale di Oslo e al Museo di Munch, di Oslo. Non solo, tra l'altro, il motivo dell'urlo di Munch esprimeva, no, quell'angoscia dell'uomo moderno, ma l'artista stesso voleva dare un'apparenza vibrante di colori, contrastanti, con delle lucentezze diverse all'interno del quadro, e per questo lui stesso sperimentò l'uso di diversi leganti insieme, come la tempera, l'olio, il pastello, con anche diversi pigmenti come il blu di Prussia, il blu oltremare sintetico, il bianco di zinco, il verde cromo e i pigmenti a base di cadmio, quindi l'arancione cadmio e il giallo cadmio. Ed è esattamente l'uso di questi pigmenti nuovi che rappresentano oggi una grandissima sfida per gli obiettivi di conservazione, perché questi pigmenti hanno una forte tendenza ad andare incontro a processi fotochimici e quindi trasformazioni che comporta un cambiamento cromatico e anche danni strutturali. L'utilizzo di questi pigmenti non si riscontrano solamente nei capolavori di Munch, ma anche ai suoi contemporanei, come ad esempio Matisse oppure Van Gogh. E tutti questi quadri hanno mostrato evidenti segni di deterioramento come lo scolorimento oppure il flecking, che è quel degrado di desquamazione, e altri tipi di alterazione dovuta all'utilizzo di questi pigmenti introdotti alla fine del 1700 e l'inizio del 1800. E poi, tra l'altro, non dimentichiamoci che il dipinto soggetto dell'analisi, che è quello conservato al Munch Museum, quindi la versione del 1910, ha subito ben due furti, uno nel 94 e uno nel 2004, e hanno compromesso altamente la conservazione di questo dipinto. Soprattutto poi, vabbè, nel 2006, quando è stato recuperato, onde evitare ulteriori degradi,
è stato posto in ambiente controllato ad una temperatura di circa 18 gradi e un'umidità relativa di circa 50%. Questo è stato necessario, quindi è stato necessario privare il pubblico di questo capolavoro, in quanto degli estesi segni di degrado sono visibili sulla superficie. Abbiamo in primis un degrado che consiste in una variazione del giallo di cadmio in un bianco sporco, un bianco sbiadito, che è presente sullo sfondo, quindi dove osserviamo il tramonto, dove ci sono quindi le nuvole nel cielo, è presente questo degrado e anche sulla parte del collo della figura. Poi invece l'effetto della desquamazione e della perdita quindi di staccamenti, quindi la perdita di materiale è osservabile invece in corrispondenza del lago alle spalle della figura. Inoltre, possiamo dire che questo giallo cadmio è un prodotto che può essere sintetizzato in 2 modi differenti e quindi poi avere delle conseguenze differenti. Possiamo riscontrare il pigmento avvenuto tramite processo di calcinazione e assenza di ossigeno, oppure d'altra parte con un altro processo che prevede una precipitazione e l'uso di reagenti, che però poi come risultato finale prevede anche la coesistenza di residui dei reagenti al solfuro di cadmio, ma anche prodotti secondari come il carbonato di cadmio, solfati e composti a base di cloro. E questi ultimi, tra l'altro, tramite analisi comunque effettuate in precedenza, dimostrano avere un processo di degrado molto più forte rispetto a quelli che avvengono per calcinazione. Tutte queste osservazioni hanno quindi posto dei quesiti molto specifici che sono quindi stati posti durante la campagna di diagnostica. Quindi in primis si è cercato di comprendere la correlazione tra le aree di degrado e la composizione chimica in corrispondenza di queste aree. Quindi come secondo invece quindi identificare la natura dei composti di alterazione e infine studiare i fattori ambientali chiave che contribuiscono a promuovere il processo di degrado. E trovare una risposta a questi quesiti è fondamentale per stabilire le strategie di prevenzione e conservazione in modo che il dipinto possa tornare ad essere godibile dal pubblico. Esattamente, Edda. E per rispondere a queste domande il team di ricerca ha fatto una campagna di analisi pazzesca, ha organizzato le analisi non invasive, diciamo, su tutta la superficie del quadro, con un vasto range diciamo, di analisi, dai raggi X fino ad arrivare al medio infrarosso. E oltretutto ha fatto anche delle analisi microinvasive col sincrotrone su dei microprelievi, dei microcampioni che sono stati prelevati nelle zone dove erano già presenti dei piccoli distaccamenti. Oltretutto, per appunto avere un confronto di analisi, sono stati fatti dei provini in laboratorio di supporti dove è stata riprodotta la stessa tecnica pittorica del quadro con tra l'altro dei prelievi fatti dalle campiture che usava direttamente Munch. Questi provini poi sono stati invecchiati artificialmente sotto determinate condizioni ambientali e sono serviti poi per comparare i risultati delle analisi.
un'evidenza che è stata osservata è la presenza di due tipologie di giallo base di cadmio differenti, una con un grado di cristallinità più alta rispetto all'altra. E interessante è che è stato osservato che in corrispondenza delle zone di degrado, quindi ehm, le nuvole del cielo, la zona del collo e nel lago, nell'acqua del lago, si è osservata la presenza del giallo con la cristallinità più bassa, in compresenza di quantità significative di carbonati di cadmio insomma, un contenuto variabili di composti a base di cloro. E invece dall'altra parte, nelle campiture arancioni, dove sono presenti i due diversi tipi di solfuro di cadmio con le due cristallinità differenti, insieme al vermiglione e in assenza tra l'altro di composti a base di carbonato di calcio e cloro, non vi è un alto grado di alterazione. Un'importantissima osservazione che è stata fatta è che il solfuro di cadmio ossida in solfato di cadmio in presenza di elevate quantità di umidità relativa e quindi nella ricerca si parla di un'umidità relativa maggiore del 95% e si è osservato che questo avviene anche in assenza di luce, il che è un risultato molto importante. Tra l'altro, se posso aggiungere, i provini hanno confermato quello che hai appena detto, ma oltre alla presenza di umidità relativa, la presenza di composti a base di cloro è stata anche quella determinante per arrivare a questo risultato. Sì, quindi un ambiente con un'umidità molto elevata non solo promuove l'ossidazione, ma anche una serie di altre reazioni che contribuiscono alla formazione di altro solfato e composti a base di cloro. Esatto, ovviamente le ricerche sono ancora in corso, questo è stato però un grande risultato che ha permesso di stabilire un limite massimo per la conservazione preventiva di questo quadro, che è il 45% di umidità relativa, e aspetteremo i prossimi risultati per contribuire al mantenimento di questo meraviglioso quadro. Sì, perché come appena detto, il degrado del giallo di cadmio può essere mitigato da un controllo dell'umidità relativa, quindi al 45%, mantenendolo a una luce che ha gli standard, diciamo, di luce idonei per dipinti resistenti alla luce, perché si è capito che la luce non è un fattore chiave per la conservazione insomma, per impedire il degrado del giallo di cadmio. E quindi questa è un'ottima notizia perché può tornare ad essere fruibile al pubblico. Beh, noi non vedremo l'ora di andarci allora. Sì, e nell'attesa direi di fare un brindisi alla ricerca. Alla ricerca, all'arte e alla cura dell'arte. Cin.